Ciao a tutti, in questo video esploreremo le vostre Growbox. Oggi ci troviamo da Yuri, sul lago di Como, ad un'altitudine di 600 metri circa. Yuri ha realizzato una Growbox utilizzando delle lastre di polistirene isolante. Ha creato due aperture per la ventilazione, una in basso da dove entrerà l'aria fresca e una in alto da dove uscirà l'aria calda. Sul fondo ha posizionato un cavetto riscaldante da 50 watt, perché questa Growbox non si trova in una casa riscaldata, ma si trova in una cantina al freddo. Qui possiamo osservare delle lampade, una Sansi centrale con 4 bracci, spettro completo ed è da 60 watt. E in più 4 strisce LED fotostimolanti da 40 watt. Inoltre ha installato un ventilatore USB da PC da 120 mm che fa circolare un po' l'aria all'interno della Growbox. Dopodiché un sistema di collegamento smart, un termometro, un igrometro, una ciabatta di derivazione della corrente smart, logicamente connessa al cavo riscaldante, alle ventole, alle lampade. E il tutto gestito con un'applicazione, quindi con uno smartphone può vedere quanti gradi ci sono all'interno, decidere se accendere e spegnere il cavetto riscaldante, accendere e spegnere le luci, gestisce tutto col telefonino. Adesso vediamo il suo metodo di coltivazione. Dapprima mette i semi in camomilla per 24 ore. Poi utilizza il metodo Scotex a 24 gradi centigradi. Il primo rinvaso avviene in vasetti quadrati da 6 cm, mentre il secondo rinvaso in vasetti da 9 cm, mentre che il rinvaso finale sarà in serra in vasi da 25 litri. Yuri dice di trovarsi bene con terricci della Vigor Plant e della BioBeats. Dopodiché ha già provato a fertilizzare con i fertilizzanti della BioBeats, ma si trova meglio con quelli della Top Crop, che sono i fertilizzanti che possiamo vedere in questa foto. Sono dei fertilizzanti spagnoli di alta qualità, anche se costosi. Bravo Yuri, hai creato una bellissima Growbox e funzionale. Vorrei ora condividere alcune idee che Yuri potrebbe considerare per un futuro upgrade. Le lampade potrebbero essere sostituite con un pannello, che consuma meno energia ma offre prestazioni superiori. Personalmente, come primo vasetto, utilizzo qualcosa di più piccolo, proprio per dare la possibilità alle radici di riempire completamente il panetto di terra, e quindi effettuo più trapianti. Però così facendo le radici hanno la possibilità di espandersi meglio. Questo è quello che ho potuto constatare io negli anni. Riguardo all'ammollo in camomilla, non ritengo sia una pratica dannosa se non si superano le 24 ore. Io personalmente non uso la tecnica dell'ammollo, semplicemente perché facendo germinare i semi col metodo Scotex chiusi ermeticamente in un vasetto, all'interno si crea un ambiente umido al 100% e di conseguenza è più o meno come la stessa cosa dell'ammollo. E qua vi lascio il video. Adesso passiamo a un argomento delicato, il terriccio della Vigor Plant. Purtroppo questo terriccio, così come 1000 altri, utilizza la torba. Lo so che sono un po' noioso col tema torba, ma è importante acquistare terricci senza la torba. Purtroppo in Italia terricci senza la torba si trovano con grande difficoltà perché non c'è richiesta. Dovete iniziare a chiedere e pretendere terricci senza la torba. E se volete approfondire il tema e sapere perché è meglio evitare la torba, qui vi lascio il video. Ho notato che Yuri ha costruito anche una piccola scatola in polistirolo per far germinare i semi. All'interno mantiene una temperatura di 24 gradi centigradi e un'umidità del 41%. Si intravedono anche 2 sonde, quindi molto probabilmente ci sarà un tappetino riscaldante. Io personalmente preferisco mantenere un'umidità del 100% durante la germinazione e una temperatura che si aggira ai 28 gradi centigradi. Così facendo ho avuto veramente ottimi risultati, germinazioni anche a 48 ore nella migliore delle ipotesi. Dopo logicamente
Ciò che fa stato è la vitalità del seme. Se un seme è stato conservato bene, germinerà velocemente, un seme che è stato conservato male ci metterà di più a germinare. Poi ci sono le varietà, le specie, che alcune hanno come particolarità tempi più lunghi di germinazione. Tuttavia, Yuri ha comunque ottenuto ottimi risultati. L'idea di utilizzare un'applicazione per la ciabatta smart è molto interessante. Yuri, complimenti per la tua Grobox Smart. Perfetta per un ambiente freddo come uno scantinato. Spero che questo video vi sia utile per costruire la vostra Grobox da sistemare in cantina. Se avete domande, come sempre, lo spazio sotto al video è tutto vostro. Grazie per essere stati con me questa domenica e piccanti saluti!